Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Questo è il terzo dei video settimanali della Lucerna, video un po' più brevi, un po' più pragmatici, appunto in netto contrasto con i video domenicali di solito dedicati ai mesi oppure ai festival o anche a temi di più ampio respiro. Oggi andremo a vedere se ci sarà un chiarimento con una persona a cui ti invito a pensare durante l'estrazione delle carte. Può essere un amico, un'amica, un familiare oppure un ex. Insomma, andremo a vedere se con questa persona ci sarà un chiarimento e nel caso anche un riavvicinamento. Mentre preparo le varianti ti ricordo anche che è disponibile l'ultimissimo posto per il workshop di cartomanzia e divinazione che debutterà l'8 di novembre, un workshop che ha ottenuto anche un discreto successo, quindi magari lo riproporrò anche in futuro, e che sono attivi gli abbonamenti al canale YouTube della Lucerna di Cronos, dove puoi tornare a vedere l'Espresso e Tarocchi dal lunedì al venerdì. Ci sarà un chiarimento con la persona a cui stai pensando, quindi pensa ad una persona, puoi vedere anche tutte e due le varianti per due persone diverse e andiamo a vedere se con questa persona ci sarà un chiarimento. Variante 1, variante 2. Mettiamo anche il Woodland Wardens. E poi andiamo ad identificare le due varianti. Facciamo Dumortierite per la prima e poi facciamo Corniola per la seconda. Le hai già viste durante lo scorrere dei titoli, però le faccio vedere un pochino più in dettaglio. Dumortierite per la prima, Corniola per la seconda. Se hai scelto bene, se non hai scelto puoi tornare indietro, stoppare il video. Io intanto parto con la Dumortierite. Galatea, il triangolo, l'alce e il frassino. Sono due carte che riguardano il raccogliere le forze prima di una sfida. Al di là di Galatea, Galatea parla proprio della situazione triangolare, può essere una situazione triangolare in un rapporto, ma come la carta stessa ci dice, ampliamo il concetto di situazione triangolare, una scelta fra due persone o magari due amici che magari sono avversi l'una all'altra e appunto noi che siamo nel mezzo dobbiamo un po' cercare di reggere il gioco ad entrambi. Oppure una famiglia dove due parti avverse fra i parenti appunto risulta poi pesante per noi da gestire come situazione familiare appunto. E quindi Galatea fa appunto riferimento al fatto che nei rapporti sociali in genere possiamo imbatterci in situazioni triangolari, non pensando soltanto all'amore, ma pensando a quelle situazioni dove un terzo o una terza influenza scelte, parole e decisioni di qualcuno che si relaziona con noi. Quindi ci va a dire qui, se mai ci fosse da avere un chiarimento, il motivo del litigio è a causa di terzi. Preparati per una sfida importante, centrati e raccogli le tue forze, ci dice invece la carta dell'alce. E quindi qui sembra che un confronto ci sarà con la persona a cui stai pensando, in particolare se la variante ti risuona perché appunto il vostro litigio, la vostra rottura è avvenuta a causa dell'inserimento di terzi o delle parole di terzi anche, ti ripeto, io cerco sempre di ampliare un po' il messaggio delle carte perché se no, cioè, non posso pretendere che se 100 persone mi guardano sto video tutte abbiano un triangolo amoroso in corso.
quindi cerca anche di adagiare il canovaccio a quella che è la tua situazione. Vediamo un po', con un mazzo che debutta oggi alla Lucerna, anche se è un mazzo storico che ho da molto, il tarocco di Jean Payen, tra l'altro uno degli esemplari più antichi su cui si basa la teoria del tarocco marsigliese. Ne parleremo in un altro video. Molto bello, veramente. Andiamo a vedere se ci sarà un chiarimento fra te e la persona a cui stai pensando, per te che hai scelto la variante della Dumortierite. Allora, il 7 di spade. Non si parte benissimo. 7 di spade è sempre una carta di conflitto, di segreti, di cose non dette o di cose dette alle spalle, però ti invita anche a perseverare. È anche una carta di chi alla fine fa testate contro il destino, ma alla fine ne ha ragione del destino. Re di coppe, 10 di spade, l'appeso. A prima vista mi verrebbe da dire di no, però andiamo a vedere. Togliamo anche le carte della parte successiva, quelle di chiarimento e che poi rappresentano di fatto le azioni. Perché poi l'appeso potrebbe essere anche un ribaltare una situazione. E il 10 di spade è comunque il chiudere una situazione critica alla luce di una scelta saggia. Re di coppe, 9 di bastoni, 6 di denari, 5 di spade. Allora, qui il chiarimento ci sarà, perché c'è un 6 di denari, quindi è un giusto dare, un giusto avere, anche se questo litigio, questo conflitto è arrivato per questioni materiali, lavoro, eredità, gestione di beni familiari, eccetera, ci sarà anche un riequilibrio di quelle che sono le risorse, mettiamola così. Oppure se riguarda una storia finita per via di un triangolo, per l'inserimento di un'altra persona, qui il chiarimento ci sarà, perché un 10 di spade comunque chiude una situazione critica proprio perché riesce a individuare il fulcro che ha originato un problema. E però anche in questo caso, se ci sono, come il classico matrimonio, ci può essere la casa, ci può essere l'affidamento dei figli, ci può essere qualsiasi bene ci sia o qualsiasi frutto del matrimonio ci sia, appunto i figli. Qui il chiarimento viene fatto, però non riprende la situazione, perché poi c'è un 5 di spade. L'appeso potrebbe parlarmi appunto magari anche della volontà di vedere con altri occhi una persona e quindi magari anche del ribaltare la prospettiva su qualcuno. Però è sempre una carta di non detto, sempre una carta forse anche di sacrificio in un certo senso, perché o di senso di sacrificio, un po' come se uno dicesse ok, mettiamo fine a sta guerra e non se ne parla più. E l'appeso può essere anche una carta che mette fine ad una situazione che appunto costa pesante sacrificio, proprio perché è riuscito a capire nel profondo che questa situazione è pesante da gestire e magari mette fine anche con un inaspettato appunto ribaltamento di prospettiva. E quindi se si tratta, per dire, del classico amore finito, qua potrebbe esserci anche un breve ritorno di fiamma, però poi destinato a non evolvere in un qualcosa di più. O viceversa, se si tratta di un parente, di un ex, qua potrebbe esserci appunto un po' un reggere il gioco alla situazione, mi viene da dire un po' un breve ritorno in rapporti, però poi vedi destinato a non evolvere oltre. Quindi qui il chiarimento di fatto in questa prima variante c'è, però si tratta di un chiarimento dettato più uno da necessità e quindi un po' da chiudere una situazione che sta pesando, sia a livello interiore con un re di coppe su un 9 di bastoni. Il re di coppe di solito ha una tempra
filosofica o qualcuno che analizza i problemi, li giudica anche alla luce comunque di una correttezza etica e morale non indifferente, però poi c'è un 9 di bastoni, vedi, alla fine, cioè secondo il mio punto di vista ho ragione io, il tuo non lo ascolto, vattene a quel paese. È un po' questa la situazione che ci vanno a descrivere queste carte. Tuttavia, come tu sai se segui i miei interattivi, carte di Re di Coppe, carte di 9 di bastoni sono secondo me carte poi alla fine che volgono in positivo, perché poi il 9 di bastoni rappresenta anche la centratura e quindi anche la fiducia che si ha in se stessi, nelle capacità, in questo caso, di dialogare, e anche che si ha nell'altro o altra persona, perché comunque anche lì si ha la fiducia sul fatto che questa persona riesca a ragionare lucidamente. Chi ha dato, chi ha avuto, alla luce del voler raggiungere di fatto da ambo le parti, secondo me qua, quella che è un'intesa per chiudere una situazione, magari dirsene addosso tante, ma mettere i puntini sulle i, anche il non detto, con questo 7 di spade qua, che mi va a parlare di una situazione che potrebbe addirittura, nei casi triangolo e 7 di spade, nei casi delle coppie, essere originata appunto da un tradimento a motivo dell'inserimento di un terzo o di una terza persona. La chiusura, un po' forse anche dovendo ammorbidirsi su alcuni punti di vista, perché un appeso ha sempre una certa idea appunto di sacrificio o comunque di chi si contenta gode in un certo senso, almeno in questa lettura, in questa stesura di carte. E poi però un 5 di spade, quindi qua sì, il chiarimento c'è, però diciamo che non è proprio un chiarimento soddisfacente, perché comunque su alcune richieste, alcune affermazioni si dovrà fare marcia indietro. È un chiarimento che comunque va al nocciolo di un problema che riguarda due punti di vista e quindi tiene conto di tutti e due i punti di vista, quindi qua non è il dire hai ragione tu, ho sbagliato io, o viceversa, ho sbagliato io e quindi ha ragione l'altra persona. No, qui è proprio un chiarimento alla luce del dire chiudiamo, seppelliamo l'ascia di guerra. E nonostante appunto, torno a dirti, ci sia anche, apriamolo questo appeso perché mi spaventa un po', ci sia anche la possibilità di avere poi di nuovo una stagione molto bella con una persona, poi di fatto però c'è un 5 di spade. Quindi secondo me qua il chiarimento serve a mettere il punto definitivo ad una situazione che già di per sé sembra un po' precaria, è un po' il rimbalzarsi delle colpe, come spesso succede. Il Papa, il Diavolo, il 9 di coppe. Allora, vedi, il Papa è il rivelatore dei segreti, degli insegnamenti, così come la Papessa la detentrice dei segreti e degli insegnamenti, ma è anche un'autorità morale, quindi se c'è coppia, qua si torna un po' con questo Re di coppe, anche forse a chiarirsi tramite l'intercessione di un qualcuno che può funzionare da mediatore, quindi l'incontro può avvenire grazie a qualcuno che può mediare ambo le parti. Però anche se io vedessi questo Papa come ricerca di un'armonia, di una saggezza, la proiezione verso un punto nel quale si ha la certezza comunque di poter dire la sua, eccetera, eccetera, alla fine poi c'è un diavolo. Ora, in tutti i libri che parlano di tarocchi, in tutti, quasi nessuno escluso, Papa e diavolo sono spesso messi a confronto per via dell'importanza del loro simbolismo nella cultura occidentale, e si dice spesso che il Papa è comunque per certi versi lo specchio del diavolo e viceversa. Quindi qui quello che a me viene da dire è che sì, di facciata c'è un chiarimento, dentro però forse le magagne restano. Un po' come appunto questo appeso già diceva, c'è un chiarimento però forse ti tocca un po' levigare e ammorbidire alcuni punti di vista. E il 9 di coppe mi rimane una carta che dà in potenza anche la ripresa dei rapporti o del rapporto, però poi rimane statica. Quindi sì,
qui il chiarimento c'è, però non è proprio, diciamo, una vittoria schiacciante sulle opinioni altrui. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo a vedere la variante numero 2, la corniola. Se avrai un chiarimento con la persona a cui stai pensando. Afrodite, il desiderio. La quaglia e l'uvaspina. Sono due carte che parlano del fatto che comunque un confronto ci sarà, perché la carta di Afrodite riguarda ciò che sentiamo nel profondo, riguarda l'amore, oppure l'empatia, oppure la simpatia che proviamo per qualcuno, quindi comunque parla di una connessione. Generalmente il mazzo la lega più a quello che è l'amore, ma possiamo legarla anche alle persone, a quelle situazioni dove c'è empatia, dove c'è profonda amicizia o dove c'è l'amore fraterno. Insomma, in un certo senso tutte le forme più o meno coinvolgenti di amore, da quello di coppia fino a quello familiare o dell'amicizia, sono comprese in questa carta, e ci dice che comunque nel nostro profondo desideriamo il rappacificarci con qualcuno, oppure la persona a cui stiamo pensando nel suo profondo desidera avere un chiarimento con noi. La quaglia e l'uvaspina è una carta che ci dice che ciò avverrà anche relativamente presto. Nel manualetto è proprio scritto: preparati, ciò che hai chiesto sta per avverarsi. Quindi qua ci dice sì, qui c'è la volontà di chiarire una situazione, per di più sarà legata ad una qualche forma di amore, quindi storia interrotta, storia alternante, eccetera, però in generale è appunto una carta che si lega al concetto di stare insieme, quindi al concetto di avere una connessione. C'è volontà di cercare un chiarimento, però ancora non ci dice se questo... Cioè sì, ce lo dice la carta della quaglia e l'uvaspina, non ci dice le modalità. Quindi andiamo a vedere col tarocco di Jean Payen, che è un mazzo che ho da molto tempo ma che debutta oggi alla Lucerna. Andiamo a vedere se con la persona a cui stai pensando ci sarà un chiarimento. Cinque di spade. Non si comincia benissimo anche qua, eh? Quattro di spade. Beh, già migliora. Passaggio 5-4. Un momento di lotta, forse anche di segreti o cose non dette, o un momento in cui non c'è chiusura, si avvia comunque verso un sanare un po' una relazione. Asso di coppe, sei di bastoni. Sì, vedi, qua ci sarà il chiarimento, sì, assolutamente. Non è immediato, a dirti la verità. Soprattutto con un asso di coppe, se mi riguardasse questioni familiari o persone con cui si è convissuto, se si tratta di amore, qui c'è proprio qui c'è un reincontrarsi. Sei di bastoni è la carta della visibilità, ma è anche la carta appunto del mettersi in luce fra la folla, quindi la persona che si vede fra la folla si identifica, o fra altre persone si identifica. Quindi qui, più che un chiarimento cercato, diciamo che è un chiarimento richiesto a livello interiore con questa carta di Afrodite, ed è poi caratterizzato non tanto dalla volontà che comunque c'è, quanto da un incontro fisico in una situazione dove magari ci sono anche più persone. 10 di bastoni, non è vicinissimo, però io te lo dico. Fante di coppe.
9 di bastoni. Allora sì, qua c'è un incontro che origina un confronto su una situazione. Ora, c'è un 9 di bastoni, quindi poi in realtà un confronto alla luce di un fante di coppe, quindi intenzioni buone, entusiasmo o comunque coinvolgimento sull'onda magari anche del ricordo se si tratta di una relazione, o magari anche un modo più diciamo leggero di affrontare un qualcosa che fino ad oggi ci ha un po' pesato come uno spadone di Damocle sulla testa. Comunque, al di là di questo, un 9 di bastoni è una carta anche di viaggio, però principalmente di centratura sulle proprie opinioni e anche di fiducia. Quindi sì, qua c'è un incontro. Per qualcuno, se stai pensando soprattutto a persone di famiglia, c'è un incontro nei pressi della casa, della famiglia, del luogo di origine tuo o della persona a cui stai pensando. Per altri, con cui magari c'è stata la convivenza, come ho detto prima, o il fidanzamento ufficiale, quest'asso di coppe mi va a parlare sempre comunque di una dimensione che riporta almeno con la memoria ad una situazione precedente. Fatto sta che c'è questa leggerezza del fante di coppe che viene un po' a smorzare anche l'asso che comunque rammenta appunto una situazione di coinvolgimento su tutti i livelli, per carità, molto importante, dalla quale magari anche mentalmente fatichiamo a staccarci, o la persona fatica a staccarci. Vedi, qui c'è bisogno di portare un 4 di spade, quindi l'idea di un chiarimento anche, comunque di una cura, di un riassestamento, di un riequilibrio su una situazione che comunque è abbastanza pesante. E con un 6 di bastoni e soprattutto un 9, durante un momento con più persone c'è il riconoscersi, c'è l'individuare il punto nodale, vedere la persona. E quindi sì, qui c'è un incontro. Non ci dicono se da questo incontro poi origina una nuova stagione di connessione su qualsiasi livello, o seppure magari anche qua, un po' come diceva la prima variante, è destinato poi a non evolvere. Considera che sono interattivi, quindi vanno comunque ad energie. Magari quando io dico non evolvere, può essere il non evolvere per il 90%, per il 10% invece un qualche tipo di evoluzione c'è. 7 di spade, re di coppe, 9 di spade. Allora, no, credo che anche qua poi non si evolve. Perché allora per alcuni, soprattutto se si tratta di un ex o una ex, l'incontro viene fatto all'insaputa dell'attuale partner. 7 di spade, carta di segreto, re di coppe, mi può rappresentare anche il partner o la partner, oppure il fatto 7 di spade, uomo o donna che tu sia, che la persona non ha mai dimenticato un re di coppe o il suo ruolo di re di coppe. Però poi vedi, qua c'è un 9 di spade, quindi sì, ok, il chiarimento c'è la volontà di farlo perché pesa, però poi muore un po' tutto lì, ecco. Non è che si va oltre, o se si va oltre in segreto. Per quella minima percentuale che andrà oltre, andrà avanti in segreto alla luce di un'altra relazione. Sì, soprattutto se si parla d'amore, ovviamente. Rimarrà un qualcosa di intimo, ecco, questo mi viene da dire. Però per me, per il 90% delle persone si chiude qua, nonostante anche le belle prospettive. Per cui il chiarimento è dato non tanto dalla volontà di chiarirsi, che comunque c'è, qui il chiarimento è dato da un incontro fortuito. Sì. Però non c'è seguito, o almeno nella maggior parte dei casi. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like,
ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo lunedì e domenica ovviamente per il video settimanale. Ciao!